Ragazzi, questo è il drone più piccolo, economico, intelligente e illegale di casa DJI. E pensandoci bene, forse non è nemmeno un drone. Ok, forse dopo questa intro siete ancora più confusi di prima, ma tranquilli, ora vi spiego tutto. Iniziamo dicendo cosa non è questo DJI Neo, o Neo, e questo è il suo nome. Lui non è un classico drone di quelli che pilotate con il radiocomando e non è tantomeno un drone FPV da pilotare con il visore, con gli occhiali, nonostante con lui sia possibile fare entrambe le cose. La situazione continua a peggiorare, vero ragazzi? Ok, il DJI Neo è in realtà l'evoluzione di quelli che una volta venivano chiamati selfie drone. È un drone molto particolare, concorrente diretto dell'Overair X1 che avete visto più volte qui sul canale, vi lascio i miei video nelle schede, che oggi è più corretto definire vlog drone. Questa tipologia di droni io li definisco intelligenti perché sono in grado di svolgere in totale autonomia, senza il nostro controllo diretto, delle funzionalità di volo molto avanzate, come ad esempio il Follow Me, l'Active Track in più direzioni, l'Orbit Mode, il Drone Mode e tantissime altre modalità di volo. Si tratta quindi di droni autonomi pensati per registrare brevi clip, brevi filmati, e io utilizzo questa tipologia di droni molto durante i miei video, ad esempio durante le recensioni delle mie bici elettriche, durante qualche bella passeggiata nelle foreste, per fare qualche foto video volante con gli amici, perché la comodità di questi droni è proprio la loro semplicità d'uso. Si tirano fuori dalla tasca, si fanno volare in un istante senza accedere all'applicazione, senza stare a perdere tempo accendendo il radiocomando, e sono subito pronti alla ripresa. E proprio per questo motivo ragazzi, se intendete acquistare il DJI Neo, che è disponibile in due versioni, questa che è, come la vedete, drone più batteria e praticamente nient'altro, abbiamo solo un cavo di ricarica e trasferimento dati USB Type-C, due eliche di ricambio e la scatola, o in versione Flymore Combo con 3 batterie, caricatore multiplo e radiocomando, che però ha un prezzo di 379 euro contro i 199 euro di questa versione, che secondo me è quella più indicata per utilizzare il DJI Neo per come è stato pensato, per come funziona questa tipologia di drone. Poi ve l'ho detto, se volete potete abbinarci il radiocomando del DJI Mini 3, DJI Mini 4, i DJI FPV Goggles, ma secondo me non è la scelta migliore con questo drone, perché si andrebbe troppo a snaturarlo senza avere dei benefici concreti. Spero di aver reso il concetto. Un'altra cosa ragazzi, la versione Flymore Combo, quella con radiocomando, costa 349 euro mi sembra. A questo punto, a quel prezzo, vi comprate un DJI Mini 3 che costa attorno ai 370-380 euro. Quindi diciamo che il problema principale di questo drone è stata la campagna pubblicitaria di DJI. Ok, io non sono nessuno, però secondo me DJI avrebbe dovuto puntare più sul far capire questo aspetto, invece di dire sì, potete usare questo drone con il radiocomando, con il visore, con gli occhiali FPV, insomma. Ecco, sono delle cose in più, delle cose accessorie, ma questa tipologia di drone nasce per essere utilizzata come vi ho spiegato poco fa. E piccola critica ai miei colleghi che forse non lo hanno capito appieno nemmeno loro. Il DJI Neo, insomma, no, non è assolutamente un giocattolo, ma è una tipologia di drone validissimo se lo si inquadra a dovere. E ragazzi, questo drone è leggerissimo, uno dei droni non giocattolo più leggeri che io abbia mai tenuto in mano. Pesa infatti meno di 150 grammi, 135 grammi per la precisione. Ma come è fatto? Vediamolo subito. Le dimensioni intanto sono piccolissime, è super compatto, è grande praticamente quanto la mia mano. Piccolo difetto, non è pieghevole come ad esempio l'Overair X1, e questo ne pregiudica un attimo la portabilità. Ok, diciamo che potrebbe entrare in una tasca molto larga dei vostri pantaloni, ma se fosse stato pieghevole come il concorrente l'Overair X1 sarebbe stato molto meglio. E una comparativa diretta tra lui e il suo concorrente arriverà tra qualche giorno, ma oggi focalizziamoci su di lui. Lo accendete tramite questo tastino sul retro, qui trovate indicato il livello di carica della batteria, autonomia su per giù tra i 15 e 16 minuti reali, 18 minuti indicati. La batteria è da poco più di 1400 mAh, molto piccola e molto leggera. E questo è il tasto più importante di tutto il drone, perché vi permette di switchare tra le modalità di volo. Abbiamo infatti la modalità Follow Me Active Track,
la modalità drone mode in cui il drone si allontanerà da voi, circle mode, il drone girerà attorno a voi, rocket, il drone andrà in alto, spotlight, il drone rimarrà fermo riprendendovi, direction track, come follow me, ma potrete usare una direzione diversa o potrete personalizzare questa impostazione tramite applicazione. Il drone è dotato di una cam 4K 30 fps stabilizzata ad un solo asse più stabilizzazione digitale che funziona bene, ma al momento non a livello del suo concorrente. Le eliche sono tutte ben protette. Qui in basso troviamo la marcatura C0, questo drone può volare senza il patentino, ma serve sia l'assicurazione sia il QR code sul sito di Flight e dovete rispettare le mappe di volo italiane o europee di dove andate, insomma. La sua ricarica avviene tramite questo ingresso posteriore molto sporgente, non protetto, quindi state molto attenti all'acqua, ragazzi. Non è un drone waterproof, non utilizzatelo assolutamente anche sotto pioggia leggera. Comunque ricarica e trasferimento dati USB Type-C. I motori invece sono piccolini, molto rumorosi date appunto le dimensioni, ma sono comunque dei motori brushless. L'applicazione utilizzata anche in questo caso è sempre la DJI Fly, leggermente semplificata per l'utilizzo con questo drone. Abbiamo la possibilità di avere un'anteprima video di quello che il drone sta guardando, potendo anche muovere il gimbal sia in alto che in basso. Possiamo scegliere la modalità di volo, possiamo cambiarla con i comandi vocali, una cosa abbastanza inutile. Possiamo attivare la registrazione del microfono del telefono mentre il drone è in volo, quindi registrare anche l'audio volendo. Possiamo avere dei comandi manuali, quindi gestire il drone utilizzando lo smartphone come fosse un radiocomando, ovviamente distanza wifi massimo di 20-30 metri, e la cosa più interessante, andare a personalizzare ogni singola modalità di volo. Ad esempio il segui può essere impostato la distanza su vicino, la traduzione italiana fa un po' ragazzi, diciamola così, vicino, medio, lontano, altezza di seguimento. Possiamo andare a impostare ad esempio l'ascesa, la modalità verticale da 4 a 10 metri, rotazione sì no e così via per ogni modalità di volo. Infine la personalizzata è appunto personalizzata, potendo anche scegliere tra spirale e boomerang. Il sensore è un 4K 30 fps H265, quindi compressione molto bassa, ottimo, e abbiamo 22 GB, poco meno, di spazio di archiviazione. Infatti non ci va nessuna micro SD su questo drone, ma abbiamo la memoria integrata. Tramite altre impostazioni possiamo calibrare il GPS, perché sì, il DJI Neo, a differenza dell'Over-Air X1, è dotato di un modulo GPS che in condizioni di uso da vlog drone serve a poco. Alla fine lui vi inquadra e vi segue e il GPS serve a pochissimo, ma se lo utilizzate con un radiocomando potete utilizzare il ritorno a casa automatico, e in questo caso il GPS può essere molto utile. Ok, come si fa a volare il DJI Neo senza applicazione, senza radiocomando? Semplice, si tira fuori dalla tasca, si accende, si imposta la modalità di volo, in questo caso Follow Me Active Track, ci facciamo inquadrare dal drone tenendo premuto il tasto di cambio modalità e lui parte, avviando immediatamente la registrazione video. E per farlo atterrare è semplicissimo, mettiamo la mano sotto di lui ed eccolo qui. E così per tutte le altre funzionalità di volo. Ci basterà infatti farci inquadrare dal drone, lui utilizzerà la nostra figura come punto di riferimento ed effettuerà la modalità di volo che abbiamo selezionato e personalizzato precedentemente tramite l'applicazione.
Nulla di più semplice. Un paio di considerazioni importanti però, in quanto il DJI Neo non evita gli ostacoli a differenza dell'Over-Air X1, che nonostante non siano entrambi dotati di sensori anticollisione, l'Over-Air X1 è in grado, tramite sempre la sua videocamera, la sua fotocamera, di riconoscere almeno gli ostacoli più grandi e aggirarli, invece il DJI Neo no, almeno dalle prove che ho fatto. Lui, se arriva un ostacolo molto grande come un muro, si ferma e a terra se non ci vede per qualche secondo. Inoltre non è possibile impostare la ripresa verticale, per ora solo orizzontale, sempre a differenza del suo concorrente. Ma c'è da dire, anche in questo caso, due cose. L'Over-Air X1, che la comparativa arriverà tra qualche giorno, costa il doppio, costa 400 euro quasi, contro i 200 euro del DJI Neo, e l'Over-Air X1 ha avuto tanti mesi per crescere, perché sono state aggiunte tante funzionalità di volo tramite aggiornamenti software, e forse sarà così anche per il DJI Neo, magari verrà sviluppato ulteriormente nei mesi a venire. Io lo spero. Per quanto riguarda la qualità della registrazione video, invece, ragazzi, fatevi voi un'idea generale. Secondo me, per il prezzo che ha questo drone, non è affatto male. Se vi interessa, nei prossimi giorni cercherò di portarvi altre tipologie di ripresa, sempre con questo dronino, che essendo dotato di GPS può volare anche al buio senza luce, a differenza del suo concorrente. Questa è una cosa non da poco. Comunque, qualità video secondo me promossa per un drone, lo ripeto, da 200 euro, non invece per un drone da 350 euro, quanto costerebbe lui nella sua versione con radiocomando. E qui torniamo al mio discorso di inizio video. Quindi, ragazzi, ricapitolando, punti a favore del DJI Neo: sicuramente il prezzo, la sua robustezza, le dimensioni e il peso, il volo autonomo senza applicazione, senza radiocomando, anche se l'applicazione vi serve almeno per attivarlo la prima volta, e il GPS integrato, che non guasta mai. Mettiamoci anche la durata della batteria reali, siamo sui 14-15 minuti, superiore ai 10-11 minuti del concorrente, e la possibilità, volendo, di utilizzarlo con un radiocomando o gli occhiali della DJI, gli FPV Goggles. Punti a sfavore invece: lui non è pieghevole, non rileva gli ostacoli, la stabilizzazione digitale funziona bene, ma qualche volta ha delle incertezze, funziona meglio sul concorrente, ma anche questa è una cosa che potrebbe migliorare con qualche aggiornamento. E infine la qualità video, che ok, è buona, ma non è paragonabile magari a un DJI Mini 3 o un DJI Mini 4. Ma ragazzi, a parte questo, per 200 euro, anzi meno di 200 euro, il DJI Neo non è assolutamente un giocattolo, ma è un drone che va inquadrato per quello che è l'evoluzione di un selfie drone, un vlog drone. Prendetelo per questo motivo, non per utilizzarlo con radiocomando o con degli occhiali FPV. Potete farlo, ma lui non nasce per questo motivo. E ragazzi, penso che questo è tutto. Se volete acquistare il DJI Neo al suo prezzo più basso, lo troverete nel mio canale Telegram TechBest Deals, linkato qui sotto in descrizione video, sia nella sua versione base, che vi consiglio, sia nella sua versione Fly More Combo. Ora però ditemi voi cosa ne pensate di questo drone, lo trovate interessante oppure no? Parliamone insieme, dite la vostra con un commento, un bel like per supportarmi, condividete questo video e iscrivetevi al canale. Questo è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al mio prossimo video, sempre come vogliate, sempre qui su Addicted2Tech. Alla prossima, ciao ragazzi! Ah sì ragazzi, all'inizio video vi ho detto che è anche illegale, e mi stavo dimenticando questa cosa. Per la legge europea un drone dovrebbe essere sempre controllato direttamente dall'operatore con un radiocomando, insomma, e capite bene che se utilizziamo questo drone senza radiocomando andiamo un po' contro la legge, e quindi il drone illegale è una cosa borderline, perché DJI vi permette di utilizzarlo con l'applicazione a mo' di radiocomando. Quindi siamo lì tra la legalità e l'illegalità, ci siamo capiti.